Buongiorno, buongiorno! In passato mi hanno fatto notare che tendo a fare un largo uso di proverbi per esprimere il mio parere in relazione a determinate questioni. Ditemi, a che serve reinventare la ruota ogni volta quando si possono utilizzare poche parole che sono sopravvissute all'oblio del tempo e che vengono tramandate dall'alba dei tempi? Ecco quindi i miei 10 proverbi preferiti. A mali estremi, estremi rimedi. Un proverbio tanto antico quanto attuale. Ci spiega quanto sia necessaria la capacità di adattarci alle avversità e di riuscire a cavarcela con i soli mezzi che abbiamo a disposizione, che ci impongono di uscire dagli schemi e di dare libero sfogo alla risorsa più preziosa che abbiamo, o che dovremmo avere: l'ingegno. Batti il ferro finché è caldo. Un commerciale sa esattamente interpretare il significato di questo proverbio, perché ogni giorno il suo lavoro consiste nello scaldare i suoi potenziali clienti e creare quelle condizioni favorevoli di empatia e di fiducia che gli potranno permettere di chiudere la vendita. Applicate la metafora a qualsiasi altra situazione e vedrete che il risultato non cambia. Chi è schiavo delle ambizioni ha 1000 padroni. Un proverbio a dir poco geniale che sottintende come la schiavitù sia una condizione che non riguardi esclusivamente l'assenza di libertà fisica e che anzi venga ampiamente sottovalutata nella sua applicazione alla società attuale. Al giorno d'oggi, infatti, chi vuole emergere o fare carriera deve necessariamente scendere a una serie di compromessi per potersi mettere in luce di fronte ai suoi superiori. C'è qualcuno che diceva che la vita è una scala ricoperta di merda. Alla base ci si ritrova letteralmente sommersi. Fortunatamente, man mano che si sale, se ne incontra sempre meno. Chi disprezza compra. Un concentrato di significato in sole 3 parole. Fin dall'alba dei tempi, i mercanti erano soliti decantare le qualità delle loro merci, a discapito dei compratori, che invece ne parlavano male per costringerli ad abbassarne il prezzo. Ovviamente i mercanti erano ben consapevoli di questo giochetto e quindi facevano orecchie da mercante, ossia l'ignoravano, ben sapendo che alla fine le loro merci sarebbero state acquistate ugualmente. Oggi il proverbio si riferisce un po' a tutti quelli che non potendo ottenere una determinata cosa ne parlano male. È affascinante come dietro tutto questo risiede il concetto di dissonanza cognitiva che ci vede protagonisti di comportamenti incoerenti e incongruenti con quelli che sono i nostri normali atteggiamenti. Pensateci un attimo, come vi comportate quando vi piace una ragazza o un ragazzo? Lanciate frecciatine, stuzzicate e prendete in giro, o addirittura vi comportate da perfetti strafottenti. Ma qual è il motivo? La risposta è semplice: lo facciamo per proteggerci dal potenziale rifiuto. Se la persona in questione infatti non fosse interessata a noi, avremmo la magra consolazione di aver nascosto il nostro interesse nei suoi confronti, mentre se fosse interessata, il nostro comportamento sicuramente solleverebbe delle domande che prima o poi finirebbero per trovare risposta. A ulteriore dimostrazione del concetto, la conoscete la favola di Esopo sulla volpe e l'uva? Spinta dalla fame, una volpe tentava di raggiungere un grappolo d'uva posto in alto sulla vite, saltando con tutte le sue forze. Non potendo raggiungerla, esclamò: "Non è matura e non voglio cogliere la cerba". Da cosa nasce cosa. In questo caso dovremmo farci rincuorare da un proverbio come questo, che sottintende come la vita sia costituita da un insieme di situazioni concatenate che alla fine ci portano sempre verso qualcosa di nuovo e inaspettato. L'unico atteggiamento che ci dobbiamo mettere in testa di continuare ad assumere è di non rimanere mai immobili e di continuare a fare e, perché no, anche sbagliare, perché tanto alla fine tutto fa brodo. Cazzo, ve l'avevo detto che era più forte di me. Fare buon viso a cattivo gioco. Se non hai la possibilità di evitare o cambiare una situazione sgradevole, fai di tutto per adattarti nel miglior modo possibile e sopravvivere. Quando ero ragazzino, la scuola media che frequentavo era paragonabile al Bronx. Ragazzini con gli ormoni a 1000, pestaggi e ricreazione, episodi di bullismo. Queste cose erano all'ordine del giorno. Se ti opponevi, finivi per diventare una vittima, per cui l'unica era cercare di essere il più accomodante possibile, restando contemporaneamente alla larga dei guai. In tutta sincerità, io penso che sia il caso di esporsi quando si sa che si può fare la differenza. Diversamente, stai anteponendo una questione ideologica a una questione di pura e mera sopravvivenza. E la priorità la assegni quando ti rendi conto che è la prima a dipendere dalla seconda e non viceversa. Cinico! Sei solo un cinico! Il bue dice cornuto all'asino. Ci riguarda tutti. Siamo così impegnati a trovare difetti nelle altre persone che non siamo neanche in grado di renderci conto dei nostri. Io ad esempio ho il difetto di non riuscire a volte a comunicare bene quello che provo e anzi di nutrire aspettative troppo elevate nei confronti delle persone. Per intenderci, mi aspetto dalle persone delle cose che alla fine non arrivano e per questo ci rimango male e mi tengo tutto dentro, quando invece basterebbe semplicemente andare da quella persona e spiegarle come ti senti e cosa ti ha dato fastidio. Quando ero ragazzino invece mi sentivo a disagio per la grandezza del mio naso, ma poi cresci e
cominci ad accettarti. Da quando poi un artista di strada mi ha detto che gli uomini dal naso grande sono sempre accompagnati da belle donne. Nel regno dei ciechi anche un orbo è re. Erasmo da Rotterdam invece ci vedeva bene e per questo ci ha regalato un proverbio che rimane sempre attuale. Quando ci impegniamo in qualcosa e cerchiamo di osservare il risultato che abbiamo ottenuto, dobbiamo sempre confrontarci con chi è meglio di noi e non con chi ci circonda in quel momento. Il mediocre infatti potrà eccellere se tutte le persone con cui si confronta sono peggio di lui. Il messaggio dunque è: non adagiarti sugli allori e mettiti costantemente in discussione confrontandoti con chi ne sa più di te. Solo così sarai sicuro di poter fare la differenza. Tutto il mondo è paese. 5 dita, 5 sensi e almeno 5 modi per dire la stessa cosa, ossia che l'uomo è un uomo, a prescindere dal fatto che sia nato in Senegal o in Italia. Siamo tutti uguali per istinti e sentimenti e le uniche differenze derivano dall'ambiente in cui abbiamo vissuto e dall'educazione ricevuta. Tienilo bene a mente prima di commettere l'errore di rimanere accecato dall'odio e dal pregiudizio. Chi vive sperando muore cagando. Questo proverbio dovrebbe riferirsi ai sognatori, coloro che creano grandi castelli di carta e che sperano sempre che la loro fantasia possa trovare un riscontro nella realtà. Apparentemente questo proverbio potrebbe far presagire nulla di buono, ma vedete, cagando si viene a creare quella piacevole sensazione Di rilassatezza è data dalla riduzione della tensione della parete rettale, per cui... buon intenditore, poche parole.